Ciao a tutti, oggi voglio analizzare questo disegno, l'uccellino con il cappellino, il disegno d'acquarello che ho fatto qualche tempo fa. Comincio intanto ad abbozzare il disegno con una matita 2H, una matita della punta dura, però dal tratto molto leggero, consentendomi comunque di creare una piccola traccia sul disegno. Visto e considerato che il disegno che vado a fare non è un disegno realistico ma è più un disegno acquarellato, non ho bisogno di dover essere molto preciso con le proporzioni e quindi mi limito principalmente a solo tracciare a grandi linee il soggetto. L'importante è comunque centrarlo nel nostro foglio, nella posizione che non interessa. Ecco qui, continuo a tracciare. Poi eventualmente se c'è la necessità si può anche cancellare comunque la traccia. Facendolo ad acquarello non ho anche bisogno di tracciare effettivamente tutti quanti i contorni o ben definiti, perché appunto il colore una volta steso potrebbe anche coprirmi quelle zone e quindi non è un problema. Adesso sto disegnando anche i rametti, in realtà non sono il soggetto principale, ma almeno gli diamo un contesto a questo uccellino. L'uccellino nell'immagine di riferimento in verità non possiede un cappellino. La mia scelta di aggiungere un elemento innaturale appunto per un animale è più che altro volta, diciamo, a dare una caratterizzazione a una personalità a questo soggetto. Cioè basta addirittura un piccolo dettaglio, un piccolo elemento e il soggetto acquista anche un po' più di interesse da parte di chi lo guarda, o magari sì, più divertente a un certo punto. In questo passaggio comincio a tracciare i contorni con un Rapid abbastanza sottile. Non ho interesse adesso di fare delle linee troppo marcate e comunque secondo me è meglio partire sempre con un Rapid Graph un po' più sottile ed eventualmente raddoppiarlo in un secondo momento. Importante, sì, non è un disegno realistico, però comunque un pochino di precisione ci vuole, anche se effettivamente su questo tipo di illustrazioni anche un po' la casualità fa la sua parte, però questa casualità deve essere un po' forse dettata da un po' di una scelta un po' più ponderata, ecco. Poco fa ho comunque accennato al fatto che l'immagine di riferimento del soggetto non ha il cappellino. Questa è una cosa secondo me anche importante, perché molti magari me lo chiedono spesso. Allora, io tendo spesso a disegnare i soggetti cercando di usare un po' la mia creatività, però in questo caso qui ho preferito utilizzare un'immagine di riferimento perché non sempre magari certi soggetti ho in mente la loro anatomia, la loro struttura. Potevo effettivamente fare un uccellino un po' più gestuale, un po' più inventato, ma in questo caso qui ho preferito utilizzare un'immagine di riferimento. Non c'è nulla di male, secondo me, che molti capita che si intimidiscono dal fatto che devono usare un'immagine di riferimento e cercano a tutti i costi di creare qualcosa dalla loro testa. Però è anche vero che questo è sempre un esercizio e non fa altro che stimolare la creatività, perché purtroppo su certi aspetti o su certi soggetti inventare anche un'anatomia, un corpo umano senza averne magari delle basi può risultare un po' difficile ed è necessario forse fare un piccolo studio sul soggetto. Per una questione anche di comodità di questo video ho preferito fare un disegno ispirato da un'immagine realistica, perché comunque sono un po' più rapido, un po' più veloce nel riprodurre da riferimento.
In un passaggio che adesso avete visto ho utilizzato anche un rapid graph di un altro colore rispetto a prima. Questo perché? Perché così il disegno 1 si diversifica un po'. L'attenzione cade sia sul soggetto principale che è l'uccellino e gli elementi secondari li facciamo con un altro colore, giusto per metterli in secondo piano, non che non siano importanti, però c'è il rischio che magari possano, diciamo, fare troppo dettaglio e quindi l'attenzione dell'osservatore si concentra un po' su tutto il disegno e non più sull'uccellino. Invece in questo caso qui utilizzo Rapid Graph rosso, giusto per definire un pochino i fiorellini. Avete visto adesso che ho usato comunque Rapid Graph normale per definire anche i piccoli rametti che collegano i fiori, ma comunque in questo caso il disegno risulterà più concentrato sul soggetto. Ritornando al discorso di prima sull'inventare i soggetti, magari nei prossimi video cercherò di prepararvi un altro disegno dove creo di sana pianta un uccellino sull'esperienza che ho acquisito disegnando soggetti del genere. E quindi niente, il mio consiglio è non diciamo, fermarsi o impuntarsi sul non copiare, perché copiare in realtà non fa altro che migliorare la nostra tecnica di disegno e non c'è nulla di male. Alla fine tanti bravissimi artisti che oggigiorno, anche gli artisti moderni, non fanno altro che ricopiare, è tutto un riprendere comunque spunti, stimoli anche dalla realtà o ad altri soggetti, come molti anche disegnatori che fanno soggetti un po' più surreali o comunque personaggi inventati, spesso tendono a prendere come riferimento dei soggetti veri e propri e dopo da lì gli danno una loro caratterizzazione personale. È vero che l'uccellino è il soggetto principale, però cerchiamo di dare anche abbastanza importanza allo sfondo, comunque di non tralasciare, di non essere troppo superficiali nel farli, ma di essere abbastanza precisi anche lì, qualora il disegno lo richiede. In questo caso adesso con un pennello a punta larga, un pennello tondo a punta larga, punta grossa, e aggiungo con un azzurro chiaro quello che sarà il cielo. Non devo usare un colore troppo saturo, troppo pieno, anzi lo ingrigisco un pochino così che poi il soggetto principale risulterà più acceso e più brillante rispetto al nostro sfondo e non passerà in secondo piano con il cielo. Qui aggiungo comunque sempre l'azzurro, però leggermente sporcato di un violetto veramente poco saturo, così appunto da ingrigire. L'acquarello, tanti mi chiedono ma com'è l'approccio migliore, cioè se mettere più acqua prima, mettere acqua meno. In questo caso qui, visto che comunque anche la carta è una buona carta assorbente, il mio consiglio è di utilizzare possibilmente per l'acquarello carta 100% cotone, seppur costosa, ma ha il suo perché, la sua funzione specifica, anche perché il rischio è che utilizzare altre carte con magari non una pienezza di cotone può creare quelle pieghe sul foglio che dopo è un po' difficile da togliere. Adesso qui coloro il corpo dell'uccellino. L'acquarello come tecnica secondo me è meglio partire da un colore più chiaro rispetto a quelli scuri che poi andranno aggiunti, perché con l'acquarello appunto è molto più facile scurire piuttosto che schiarire. Si può schiarire comunque il disegno, eventualmente se si commette un errore aggiungendo un po' di più acqua e dopo
passando un piccolo strofinaccio sopra, giusto per alleggerire il tono, però una volta sporcato il bianco del foglio è difficile riottenere quel bianco lì. Quindi poi anche lavorando con le trasparenze cercate di stare attenti a lasciare le zone effettivamente bianche, perché quelli saranno i punti di luce. Nell'acquarello solitamente non si dovrebbe utilizzare proprio il bianco come colore. Come avete potuto vedere, adesso ho praticamente utilizzato un panno per togliere colore, proprio come vi dicevo. Semplicemente aggiungeteci acqua sopra e dopo date due colpettini con uno straccio asciutto, anche un panno carta o della carta, giusto per tirare un po' su di colore, però comunque, come ho detto prima, non toglierete più il colore, rimarrà una piccola traccia leggera. Qui sto aggiungendo invece del colore rosso per dare un po' più di contrasto e un po' più di corpo all'uccellino e per creare quell'effetto del piumaggio. Come avete visto ho usato la punta del pennello giusto per fare un pochino di texture. Non mi serve coprire tutta quanta la superficie, ma appunto è importante anche lasciare le zone di luce, e le zone invece d'ombra magari non serve per forza contaminarle con il colore della parte, diciamo, del mezzotono chiaro. Per la parte più scura, cioè la zona d'ombra, non userò un rosso mescolato con il nero, ma in questo caso qui uso un colore a una temperatura un po' più fredda e ho preferito utilizzare un blu tendente al verdastro, che però è comunque abbastanza scuro. Adesso invece gli aggiungo sempre comunque il colore rosso, però un po' più carico, e con l'aggiunta di un po' di terra d'ombra per creare un po' più di brillantezza, ma al tempo stesso per scurire il corpo dell'uccellino. Nella coda invece utilizzo sempre questo blu verdastro, diciamo questo blu petrolato, e secondo me è anche un buon colore per usare le zone d'ombra. Oltre a questo blu qua è il grigio di Paint, che ha appunto questa leggera tendenza a essere bluastro. In questo caso uso sempre il grigio di Paint sulla testa, stando però attento a lasciare sempre il foglio bianco dove serve, perché alla fine lo userò come punto di luce del soggetto, senza effettivamente utilizzare il bianco. Con giusto un paio di colpettini di questa punta di pennello non faccio altro che creare quella texture del piumaggio, che darà un po' più di realisticità, per così dire, al soggetto. Ripeto, è comunque un acquarello, quindi non serve essere perfettamente precisi, è più una cosa gestuale, nel senso che l'acquarello ha la caratteristica che, aggiungendo come in questo caso tanta acqua e dopo buttandoci del colore, in questo caso il rosso per renderlo più saturo, comunque va un po' più a casualità di come dopo si asciugherà l'acqua sul foglio di carta. La scelta di comunque utilizzare dei colori saturi, quindi il rosso abbastanza brillante o rosso acceso sul soggetto principale piuttosto che sullo sfondo, è data più che altro dal mio desiderio di comunque di dare importanza più al soggetto, perché se avessi utilizzato un azzurro, anche se fosse un azzurro chiaro, luminoso, ma comunque saturo, rischiavo che l'uccellino e lo sfondo potessero andare un po' in conflitto o non essere più distinguibili l'uno dall'altro. Rafforzo un pochino il nero o il grigio, in questo caso qui sarebbe il grigio, con un rapid graph, anzi una pentel brush proprio della Pentel, quelle che anche i fumettisti giapponesi solitamente o i disegnatori manga usano, che chiamano le Fudo Pen. In questo caso qui è della Pentel. Rafforzo semplicemente le linee, un po' i contorni e le zone d'ombra, ecco. Mi rendo conto che comunque il disegno può risultare un po' più contrastato, ma in questo caso qui è solo una scelta più che altro stilistica mia personale, ma a gusto personale. Poi ripeto, non è che deve per forza di cose
messo così tanto nero, ho saturato così tanto, ho messo tanto contrasto. Era proprio una scelta puramente casuale in quel momento lì, di usare questi colori accesi. Quindi ripeto, effettivamente se mi chiedete so già cosa sto disegnando, come verrà il disegno finale, in realtà sì e no, nel senso che qui, non essendo un'immagine realistica, mi sono permesso, ho preso la libertà di improvvisare un pochino. Ora qui sto colorando i fiorellini con un colore rosso, un rosso caldo, quindi può essere un rosso di cadmio definito, diciamo, se comprate i mattoncini di colore ad acquarello può essere un rosso di cadmio. Invece per il rametto, a differenza appunto dei fiorellini, che i fiorellini sono comunque belli brillanti e carichi di colore, i rametti invece preferisco utilizzare dei colori un pochino più spenti, un po' più sciacquati, in questo caso proprio per mantenerli un po' più delicati, per non andare appunto troppo in contrasto con il nostro uccellino. Se comunque avete delle domande, dei consigli che volete chiedermi o comunque delle curiosità, potete tranquillamente scrivermi, anche direttamente alla mia pagina YouTube, al mio canale YouTube, The Art of Anton Svedons. Altrimenti comunque potete visualizzare tanti altri lavori sulla mia pagina personale Facebook Art of Anton Svedons, oppure sul mio profilo Instagram @Antons_Fedons. Qui adesso rifinisco invece il contorno con un rapid rough per essere un po' più preciso, perché comunque col pencil brush, con la brush pen o pentel come preferite chiamarla, sono stato un po' più gestuale in questo caso qui. Adesso però vorrei un po' più ripulire il disegno per dare più nitidezza al soggetto. La tecnica di questo soggetto qui, questo disegno, è ad acquarello e mi rendo conto che è anche molto troppo definito per essere un acquarello, nel senso che spesso l'acquarello tende a essere più quasi astratto, o comunque, anche se è realistico, non ha tutti questi contorni ben definiti, quindi in realtà è un'illustrazione con una tecnica, con dei colori d'acquarello. Grazie per avermi seguito in questo video, purtroppo è stato breve, mi rendo conto, ma spero vi sia piaciuto. In descrizione troverete i collegamenti per le mie pagine, sia Facebook sia Instagram, questo canale. Quindi niente, vi ringrazio e potete contattarmi quando volete, va bene? Grazie, ciao!